Oggi ho il piacere di fare una chiacchierata col mio maestro e collega Fabio Rocca, che è professore emerito di telecomunicazioni del nostro Politecnico. Fabio, negli anni 60, quando le telecomunicazioni erano rigorosamente analogiche, tu hai intuito la potenzialità dell'elaborazione numerica dei segnali che poi farà da ponte, transizione dal mondo analogico al mondo digitale. Hai portato l'elaborazione numerica dei segnali al Politecnico e di fatto hai fondato una tua scuola che poi si è sviluppata in vari filoni di ricerca, che ha generato tanti corsi un po' trasversali a molti rami dell'ingegneria. Com'è nata questa scuola? Dunque, cominciamo da questo, che il mio maestro è stato Carassa, il professor Francesco Carassa, che veniva dall'ambiente industriale e quindi lui mi ha educato a avere l'industria come interlocutrice e quindi cercare di costruire assieme da una parte gli algoritmi generati dalla nostra competenza, dai nostri studi e dall'altra parte le esigenze reali dell'industria. E quindi io alla fine ho fatto sempre la stessa cosa, nel senso che con l'elaborazione numerica dei segnali l'ho applicata a tante tematiche diverse. All'inizio, per esempio, negli anni 70, sistemi di tomografia, SPECT, single photon con le gamma camere, e poi dopo alla codifica dei segnali e codifica delle immagini, e poi al trattamento dei segnali sismici, e poi al radar apertura sintetica, tante tematiche diverse. Gli algoritmi erano sempre gli stessi, gli interlocutori erano sempre diversi e ogni volta bisognava metterci anni per poter passare da un algoritmo che sembrava corretto per la funzione destinata alla realizzazione pratica che poteva essere funzionale alla creazione di posti di lavoro. Tu sei stato il mio maestro e il maestro di tantissimi ricercatori nell'ambito della elaborazione numerica. Ma chi è stato il tuo maestro? Il mio maestro è stato il professor Francesco Carassa, che veniva dall'ambiente industriale. Con lui abbiamo fatto prima dei lavori di sistemi di telecomunicazioni spaziali per circa 4-5 anni. Sono sistemi che hanno funzionato bene, sono stati esportati, venivano anche in collaborazione con l'industria da cui veniva Carassa e insieme abbiamo fatto questo lavoro. Poi sono andato per un anno in America a sciacquare i miei panni in California e ho imparato l'elaborazione numerica dei segnali. Tornando, Carassa mi disse: la applichi alla codifica delle immagini. Per me era banale, perché sono andato a prendere un filmino di un tale che passeggiava per il campo Giuriati, guardando le immagini ho detto sono tutte uguali, l'unica cosa che cambia è il lumino che passeggia, quindi facciamo una memoria di quadro e poi dopo andiamo a misurare il movimento degli oggetti, trasmettiamo il contenuto del quadro e il movimento degli oggetti e abbiamo finito. Difatti questo sistema è utilizzato in tutti i telefonini cellulari di oggi. Solo che allora, stiamo parlando del 68, una memoria di quadro occupava 1 metro cubo. E quindi bisognava credere che questo sistema si sarebbe sviluppato. Allora faceva quasi ridere. Carassa ne ebbe fiducia e lui mise insieme un consorzio di 4 ingegneri che venivano da varie industrie, dall'Italtel, poi dopo c'era l'Istituto Galileo Ferraris, e poi dopo c'era l'allora Telefonica, e poi c'era la Telespazio, e vennero qui e poi dopo c'erano 2 professori, Brofferio e Cafforio, 50 studenti che hanno fatto la loro tesi su questa macchina che avrebbe dovuto immettere le tecniche numeriche dei segnali nella codifica delle immagini. Ci abbiamo messo 14 anni. Però poi dopo alla fine il sistema nell'83 fu pronto e avemmo la prima trasmissione numerica via satellite che mai sia stata fatta. Era un sistema enorme che occupava 4 armadi, quello stesso che oggi sta in una piccola parte di un cellulare, e tuttavia venivano dall'America, venivano dal Giappone, dalla Francia, venivano dappertutto perché era talmente folle che non lo faceva nessuno, ce l'avevamo solamente noi e i Bell Laboratories. Poi poco per volta è arrivata la legge di Moore, ci siamo ridotti, le cose sono ridotte di un fattore 10 miliardi nel caso dell'elettronica e quell'oggetto che era prima 5 armadi è diventato una piccola parte di un cellulare. Altri risultati, certo, perché per esempio il professor Tubaro, che ha seguito la strada della codifica delle immagini, ha avuto centinaia di allievi, un centinaio almeno di allievi che sono andati a lavorare alla SGS Thompson per fare proprio quei chip che sono stati messi dentro i telefonini. Quindi qualcosa è successo, però quello che è importante dire, ci vuole tempo e soprattutto c'è voluta la volontà di Carassa che promuovesse il sistema sin dall'inizio e l'ha fatto
andare avanti fino a che non è stato realizzato. Cioè il lungo periodo che c'è tra l'idea e la realizzazione pratica è un periodo in cui ci vuole il sostegno di una visione a lungo periodo e senza di quella non si può fare niente. Tutta la mia storia è fatta di storie simili, perché similmente è successo per esempio quando fui chiamato dall'Agip a studiare l'elaborazione numerica dei segnali applicata ai segnali sismici. Cosa succedeva lì? Che c'erano dei tecnici bravissimi, i quali guardavano le eco che venivano dalle esplosioni superficiali del terreno, le guardavano, avevano delle competenze empiriche splendide, sapevano quello che dovevano fare, erano aiutati dai geologi e poi alla fine decidevano dove fare le trivellazioni dei pozzi. Ecco, la mia funzione era quella di rendere tutto questo replicabile, comprensibile, matematicamente basato, e l'ho fatto. Ho cominciato nel 68, ci sono voluti 10 anni, perché per avere qualche cosa di significativo e di costruito, 10 anni di pazienza. E poi dopo però cosa successe? Che c'era l'Università di Stanford dove tutte le major oil companies avevano un consorzio in cui facevano insieme lo studio di questi algoritmi, mi chiamarono e io andai lì e per 10 anni sostanzialmente sono stato a Stanford, dal 78 all'88 e lavoravo con loro, tutti gli anni passavo l'estate con loro, ho fatto 2 sabbatical e siamo cresciuti insieme. Tant'è vero che poi alla fine anche l'Agip riconobbe l'opportunità di questo sistema e fece un consorzio col Politecnico. E quindi a partire dall'83, le date sono importanti, abbiamo cominciato nel 68, sono stato chiamati in America nel 78, il consorzio col Politecnico è dell'83. Parliamo di decine di anni in cui queste cose, attraverso un contatto continuo, la conoscenza reciproca, l'amicizia tra università e industria, le cose crescono e poi dopo ci sono anche dei colpi di fortuna. Per esempio, tu eri appena arrivato qui nell'83 sì. e venne su la professoressa Sami dicendo perché non vi occupate del radar apertura sintetica? Noi diciamo, per carità, siamo bene. disponibili, vediamo cos'è. Ed era la stessa cosa della sismica, identica. Quindi noi ci siamo detti, sappiamo tutto, ci sono voluti 5 anni per avere qualcosa di utile. Perché da allora, lei è venuta su nell'83 fino all'88, non abbiamo avuto niente che potevamo proporre all'industria. Quindi anche su un argomento in cui si sapeva tutto, tuttavia, visto il nuovo ambiente, viste le nuove cose, ci sono volute 4-5 anni per capire come girava il fumo. Bene, l'abbiamo fatto, siamo andati in giro per le industrie, abbiamo proposte all'Agenzia Spaziale Europea, qualcuno ci ha detto di sì, qualcuno ci ha detto di no. Tant'è vero che quando nell'88 ero l'ultimo anno che stavo a Stanford e chiamai tutti gli allievi a venire lì a fare 5 mesi d'America per sciacquare i loro panni in California, tu sei venuto anche te e alla fine ci siamo detti buttiamoci nella bocca del leone e quindi andammo alla NASA, al GPL, regalandogli il codice che tu avevi scritto. Ti ricordi, c'era il seminario, c'era la gente fuori dalla porta e loro accettarono il regalo e poi dovevano fare qualcosa in cambio e quindi ci regalarono il famoso nastro dell'interferometria sismica e a Natale dell'87 tu ricordi che avevi mandato a tutti le immagini del primo interferogramma che con le nostre tecnologie e con i loro dati venivano meravigliosamente bene. Scoprimmo che con queste metodologie si potevano vedere i movimenti del terreno, facemmo con l'Agenzia Spaziale Europea l'esperimento di Bonn nel 92, sono altri 3 anni che passano, in cui mettemmo 19 ricevitori per terra, ne mossero 2 a caso, noi senza dircelo, facemmo la riunione nella sala riunioni, e tu avesti il coraggio di dire si sono mossi questo e quest'altro, ed era vero. Sudando un po' di sette camicie, però... Avevamo paura, ma funzionò. Però che è successo? Stiamo parlando del 92, nessuno ci ha filato. Dopo c'è cominciato Ferretti a lavorare su queste tematiche, ci ha lavorato per 6-7 anni, abbiamo scoperto che avevamo uno strumento che funzionava, lui era riuscito con il senno del poi a vedere l'abbassamento della tipografia di Vigna Jacopini e quindi si vedevano i movimenti dei fabbricati da satellite, era una cosa che sembrava incredibile, tant'è vero che nessuno ci credeva. E alla fine siamo stati costretti non ad avere l'industria come nostra interlocutrice, ma ad fare noi l'industria che facesse l'interlocutrice, cioè in altre parole siamo partiti con la prima spin-off. E questo è successo con la visione e la capacità di De Maio, che era allora rettore del Politecnico, c'è stato Ferretti, Prati, Rocca, eravamo in 3 e facemmo la Telerilevamento Europa, TRE, e funzionò. Tant'è vero che adesso
Ferretti è ancora il chairman e direttore della compagnia che è il leader mondiale del settore, in una bella sede a Ripa di Porta Ticinese, un centinaio di impiegati. Perché è successo tutto questo? Perché avevamo la proprietà intellettuale protetta. Cioè, tutto questo non ci sarebbe stato se non ci fosse stato un brevetto cui tu hai lavorato, che tu hai difeso in corte, che hai difeso in Europa, perché ce l'hanno sfidato, tu hai vinto. Che giornataccia che è stata quella! Ma c'è stata. Ma c'è stata. E senza la protezione intellettuale, senza la difesa, non saremmo certamente lì. Tutto questo lavoro sarebbe sperperato e utilizzato da altri. Conclusione. Ci vuole tempo e ci vuole protezione della proprietà intellettuale. Senza le due cose si sperpera tempo e lavoro. Senti, tanti successi, parte dei quali li abbiamo vissuti insieme, tanti ostacoli da superare. Come ti sei comportato nelle difficoltà? Ma secondo me gli ostacoli sono il bello delle cose, perché significa che non hai trovato tutto, quindi c'è qualcosa da fare. Possono essere persone, possono essere cose. Con le persone ci si mette d'accordo, alla fine si cerca di capire le loro ragioni, si ha le proprie, se non è una tragedia greca in cui alla fine muoiono tutti, le cose si mettono a posto. Con le cose è più difficile, ma invece è quello il bello, perché con la natura ha sempre ragione. Ma tu come ti sei posto invece di fronte ai successi e anche a tutti i riconoscimenti che hai avuto importanti? Certamente il premio più bello è stato quello ottenuto in Cina, tanto lavoro, fare dal 2004 fino al Covid, tanti amici, tanto lavoro, tanta gente, e lì hanno deciso che nel loro quadro di dare premi mi hanno fatto avere questo premio che mi è stato consegnato a Tiananmen, che è appunto il Parlamento cinese, e mi è stato consegnato da Xi Jinping, che è sappiamo chi è, il Presidente della Repubblica Cinese. E anche lì è stato un momento difficile, cioè al momento quando ti consegnano il premio, il problema principale è evitare di fare la brutta figura, nessuno pensa al merito del premio, quello non c'è mai, hanno deciso di dartelo, lo prendi e ringrazi. Però è lì io andai davanti a Xi Jinping, davanti a 4.000 ricercatori dall'altra parte, c'era un teatro pieno, eccetera. E il problema era che avevo preso il documento del premio da Xi Jinping e poi dovevo girarmi per salutare i ricercatori, salutare il pubblico. E la cosa principale era non girarsi in senso antiorario perché porta sfortuna. Non ci credo. E allora Xi Jinping mi faceva così col dito per dirmi come dovevo girarmi. Così l'ho capito, ho capito che lui era intelligente e aveva capito la mia stupidità e effettivamente ha funzionato, mi sono girato dalla parte giusta. Qual è l'insegnamento che hai lasciato ai tuoi allievi? Ci vuole pazienza, in tutte le cose ci vuole pazienza e quindi ci vuole tempo per cercare di soddisfare le necessità dell'interlocutore, perché o non si ha un interlocutore e allora a questo punto si lavora da soli, non c'è nemmeno divertimento, o se c'è un interlocutore bisogna ascoltarlo, non bisogna buttare via tutto quello che uno ha fatto e quindi non bisogna pubblicare stupidamente alla ricerca di necessarie pubblicazioni. Mi rendo conto che per fare carriera un docente deve pubblicare, però se il corvo si lascia cascare il formaggio dal becco, la volpe lo mangia. Senti, tu hai sempre avuto la rara qualità di riuscire a vedere un passo dopo. E allora adesso ti faccio la domanda difficilissima. Che cosa vedi nel futuro della nostra ricerca e della tecnologia? È cambiato tutto, cambia sempre tutto. Tuttavia certe cose non cambiano affatto. La meccanica è la stessa, i cervelli cambiano e quindi il futuro non è usare la meccanica per andare in altri pianeti, secondo me, perché quelli sono scomodi da viverci e c'è in mezzo una meccanica che per quanto sia modernizzata, razzi stampati, tutte queste bellissime cose, è effettivamente molto faticosa da cambiare. Quello che è più facile sono i metaversi, che sono assolutamente vivere all'interno dei computer. Quindi questo è un nostro possibile e probabile futuro, perché è certamente quello meno costoso in termini energetici. Una risposta interessante e provocatoria. D'altronde questo è Fabio Rocca, che è la mente più brillante che io abbia mai conosciuto, un grande scienziato, un grande maestro e una grande persona. Grazie Fabio. Grazie.